Allora, questo video forse può essere utile, diciamo, a più di una persona. Allora, questo è un trasformatore a 12 volt toroidale, di quelli, diciamo, da lampade, ma non so, vediamo se si vede. È un trasformatore a 12 volt, 150 volt ampere. A me mi servirebbe un trasformatore da 24 volt. Ho notato una cosa, spesso si può fare, questi trasformatori spesso hanno l'avvolgimento in parallelo, vedete qui c'è due fili, sicché scollegandoli e ricollegandoli per il verso giusto si possono mettere in serie e ottenere la tensione di 24 volt. Ora proviamo. La prima cosa da fare è togliere la guaina Sterling fino al punto dove non sono più saldati i fili. Poi a quel punto lì, in quel punto lì, le tagliamo anche dall'altra parte e le separiamo. Poi a questo punto, quando i fili sono tutti separati, cerchiamo i due secondari. Ora vi faccio vedere come si fa. Una volta che avete separato gli avvolgimenti, vanno grattati e poi, una volta grattati bene, si possono stagnare. Poi vanno individuati gli avvolgimenti, vi faccio vedere come. Ci vuole un tester messo per ohm, va bene anche un digitale, io sto usando l'analogico. Qui vedete ci sono le due coppie che prima erano in parallelo a 2 a 2 per dare più corrente a 12 volt. Ora noi bisogna trovare i singoli avvolgimenti. Ovviamente se tocco queste coppie che prima erano in parallelo di suo, il tester non segnerà niente, e la stessa cosa da questa parte. Se tocco uno di questi fili e un altro di questi due, ho il 50% di probabilità subito di trovare la coppia giusta, e non l'ho trovata, sicché vuol dire che il filo è l'altro, sicché questo e questo ne ho messo. Allora, toccando un capo e un capo dell'altra coppia può segnare o può non segnare, diciamo abbiamo il 50% delle probabilità. Questa non segna, vale a dire che è sicuramente questa. Allora io la segno, vuol dire che questo avvolgimento qui è un avvolgimento. Io ci metto un pezzettino magari di nastro di carta per riconoscerla, in maniera che così non mi confondo quando poi le vado a mettere in serie. Rifaccio la prova, questo è quello giusto, e ovviamente questo qui non toccava, ma se tocco queste due che sono rimaste libere, anche lui toccherà. Sicché diciamo questo è un avvolgimento, quest'altro è un avvolgimento. Ora vanno messi in serie per ottenere il, diciamo, il 24 volt. Non è detto che se io metto in serie questi qui automaticamente mi troverò la 24 volt. Che la prima cosa da fare, prendiamo un attimino un morsettino, torno subito. Allora vi dicevo che qui abbiamo le due coppie, le ho segnate. Questa coppia era una, quest'altra è un'altra. Ora se noi mettessimo insieme questi due fili si fa un cortocircuito, perché bisogna fare una serie, che bisogna mettere in serie praticamente un avvolgimento con l'altro avvolgimento. Per fare la prova ci mettiamo un coccodrillo qui che le tiene fermi insieme, e ora il tester è messo per volt, 25 volt fondo scala. Se io vado a toccare qui, se ho fortuna, ecco, abbiamo fatto la nostra serie. E in questa maniera qui un trasformatore che era a 12 volt, ora abbiamo 12 più 12. Ovviamente la corrente che potremo prelevare è dimezzata, anche se la potenza rimane, diciamo, del trasformatore rimane la stessa. Spero che a qualcuno sia stato utile.